Allora ascolta cosa ha detto questo miliardario brasiliano su come è riuscito a uscire dalla povertà, e oggi è un miliardario di successo. Nel video di oggi imparerai cosa serve per raggiungere la ricchezza e il successo partendo da zero. Prendi il codice e prospera anche tu. Non crescerai, non diventerai grande, se non scommetti in grande. Il coraggio è tutto. Chi ha coraggio va avanti, fa qualsiasi cosa. Se qualcosa va storto, torni indietro. Bisogna avere autostima e credere in se stessi. Non importa dove sei nato, non importa dove hai studiato, ciò che conta è quello che vuoi essere nella tua vita. I miei nonni erano operai in una fabbrica, i miei genitori erano operai in una fabbrica e io sono stato operaio nella stessa fabbrica per 7 anni. Sono sempre stato molto studioso, ma sono dislessico. La dislessia è la difficoltà di imparare a leggere. Quando la maestra diceva, Luciano, continua a leggere, io tremavo durante la lezione di portoghese. Sono sempre stato terribile in portoghese, ma eccellente in matematica. Sapevo moltiplicare e sommare, ma non capivo perché, se ero bravo in matematica e non ero stupido, mi sentissi male durante le lezioni di portoghese. La maestra, credo fosse in quinta o sesta elementare, diceva, continua a leggere. E io pensavo, accidenti, non voglio. Mentre i miei compagni leggevano, io iniziavo a balbettare, e gli altri ridevano. Questo mi infastidiva molto, e pensai, cosa posso fare? Iniziai a studiare a casa, leggendo libri, giornali, tutto ciò che potevo. Non volevo più fare brutte figure. Questo è durato fino ai 12 anni, quando finalmente imparai a leggere. Dico sempre che ho imparato a leggere a 12 anni, ma immagina se avessi imparato a 7. Per chi ha figli dislessici, non sono stupidi o pigri, imparano solo in modo diverso. I miei genitori erano operai, e io ho iniziato a lavorare in una fabbrica di tessuti chiamata Renault. Questa fabbrica esisteva da centinaia di anni e tutti a Brusque avevano già lavorato lì. Ho lavorato nella spedizione per 3 anni e il mio responsabile mi chiamava il Rapidino perché correvo avanti e indietro, sempre a lavorare a tutta velocità. Un giorno mi disse: Luciano, sei troppo bravo per restare qui. Ti ho trovato un lavoro da venditore. Accettai e da quel momento mi trovai. Adoro vendere, adoro le persone. Poi ho fondato la Avan con un solo collaboratore, in uno spazio piccolo, grande quanto una stanza. Prima di questo, come venditore, vendevo tutto ciò che si produceva in azienda, che contava 5.000 dipendenti. Ero anche responsabile della vendita dei rottami. Più tardi, ho avviato la mia prima azienda tessile di asciugamani, a 22 anni, nel 1984. 2 anni dopo, ho fondato Avan, a 24 anni. Mio padre, che aveva lavorato per 42 anni in uno scantinato, mi diceva sempre: Luciano, rimani in ufficio. È un buon lavoro, non hai bisogno di altro. Ma io sapevo di voler qualcosa di diverso. Gli dicevo che volevo avviare la mia azienda. Mio padre non capiva da dove venisse questa idea, visto che eravamo sempre stati operai. Ma io credevo che la conoscenza valesse più di un diploma. Avevo la determinazione e dissi: Papà, aprirò la mia tessitura. Tirai fuori mio padre dalla fabbrica e lo feci lavorare con me. All'inizio non c'era un orario fisso per lavorare né giorni di riposo. Spesso perdevo soldi. Siccome avevo 22 anni, ero ancora giovane e non avevo grandi responsabilità. 2 anni dopo, ho fondato Avan con un dipendente. 3 anni dopo, avevamo un negozio di 3.000 metri quadrati e così tanto movimento che creai la facciata della Casa Bianca, oggi famosa. Credo che i soldi non portino la felicità. Certo, sono importanti, ma ciò che conta è essere umili, semplici e generosi. Più cresci, più devi essere generoso. Accumulare denaro non porta felicità. La frase che ripeto più spesso è: la paura ci blocca. Il coraggio è tutto. Se va male, impari. Se va bene, vai avanti. Non ho mai fallito, ma ho avuto attività che non sono andate bene. Ho iniziato con una tintoria, poi una tessitura. Ho avuto persino un bar e, a 12 anni, già vendevo biscotti alla mensa della scuola. Penso di aver sempre avuto questa vena imprenditoriale. L'autostima è fondamentale. Più hai successo, più aumenta la fiducia in te stesso. E con questo cresce anche il tuo coraggio.
Non crescerai se non scommetti in grande. Il mio motto è: inizia piccolo, ma sogna in grande. Non importa dove sei nato o dove hai studiato, ciò che conta è cosa vuoi diventare. Il brasiliano è fantastico nel reinventarsi. Conosco molte storie di persone che hanno iniziato da zero, anche dopo grandi perdite. Non si può mollare o accontentarsi. Il mondo non deve nulla alle persone normali. Sono gli anormali che cambiano il mondo. Dico sempre: non sono una persona intelligente, ma sono determinato. Ho fatto 2 concorsi pubblici e non li ho passati, grazie a Dio. Immagina se li avessi passati. Oggi sarei un'altra persona. Essendo dislessico, mi piace ricordare che molte persone famose, come Walt Disney e Tom Cruise, sono anche loro dislessici. Non puoi vivere nella scatola che gli altri ti impongono. Se segui il gregge, sarai solo uno in più. Devi trovare il tuo cammino. A volte questo significa andare avanti da solo, ma, quando arrivi, tutti ti riconoscono, come non l'ho visto prima. All'inizio, vuoi i soldi, vuoi una vita migliore di quella dei tuoi genitori. Ma, una volta che ottieni soldi, ti accorgi che è come l'aria, ti manca solo quando non ce l'hai. La vera realizzazione sta nel credere nei tuoi sogni e farli diventare realtà. Non importa dove sei nato o dove hai studiato, ciò che conta è cosa vuoi dalla vita. Non è perché sei nato in una piccola città che sei inferiore a qualcuno di New York o San Paolo. Ciò che conta è essere diversi, credere in se stessi e, quando arrivi, ricordarti da dove sei venuto, rimanendo sempre umile, semplice e generoso. Quindi, ricordati, sogna in grande, scommetti in alto, lavora duro e credi in te stesso. Non importa quante volte inciampi, l'importante è rialzarsi e continuare a camminare. Il mondo appartiene ai coraggiosi, a coloro che non hanno paura di sognare e fare ciò che serve per raggiungere i propri obiettivi. Credi nel tuo potere di realizzazione, nel tuo potenziale. L'unico limite è quello che tu stesso ti poni. Il semplice è di più. Il semplice è tutto. Non importa da dove vieni o quali sfide hai affrontato, ciò che conta davvero è la grandezza dei tuoi sogni e il coraggio di realizzarli. Credi in te stesso. Scommetti in grande e fai la differenza. Iscriviti al canale, metti un like al video e condividi questo messaggio con chi ha bisogno di ispirazione per andare avanti. Scrivi nei commenti. Insieme conquisteremo l'impossibile e metterò un cuore sul tuo commento.